If you are a beginner and want to know how to learn easy bread, watch this video and you will go from this to this and this. I am Toni Allegra. If you are looking for a simple, funny and truly Italian recipe, you are in the right place. Today I bake bread with you. Don't worry if you are a beginner. With a simple step, I explain you how to make this perfect bread. You don't need special tools. You don't need a mixer. You don't need a sourdough. And you don't need a long time. Just 4 to 6 hours. Let's start with the simple ingredients. Only 5 ingredients are needed for a perfect bread. 500 grams of flour, 100 grams of semolina, 400 grams of water, 11 grams of salt, 3 grams of dry yeast. Let's proceed with kneading the dough. Put flour, semolina, and dry yeast in a bowl, and mix to ventilate and break the lumps that can be present in the flour. Io uso il lievito secco perché è il lievito più semplice da usare. Non ha bisogno di essere sciolto nell'acqua, non ha bisogno di essere ridratato, può essere messo direttamente nella farina. E vi do un consiglio, usate acqua fredda, specie se vivete in paesi caldi. Add cold water and start kneading. You don't have to knead super well. You only have to knead until the flour is incorporated with water. Now, cover the dough and let it rest for around 30 minutes. This will allow the dough to become softer and elastic, ready for the next step. How do you know if the dough is ready? Stretch it. If it's breaking easily, it's not ready. But if it's elastic and soft, it's ready. Now we can add the salt. Never put it together with the yeast or it will kill it. The kneading is mostly a job done with the wrists. One hand holds the dough and the other hand stretches it, pushing down. Ricordatevi che la mia nonna diceva che per fare un buon pane ci vuole il calore delle mani, non avete bisogno veramente di un mixer. Man mano che si lavora l'impasto e il sale viene inglobato, noterete che il vostro impasto diventa più morbido. Non vi preoccupate se non riuscite a lavorarlo benissimo, i tempi di riposo vi aiuteranno. Durante la fase di impastatura non siate tentati di aggiungere più acqua se sentite l'impasto troppo duro, né di aggiungere più farina se sentite l'impasto diventare troppo morbido, specialmente quando metterete il sale. Questo impasto ha la caratteristica di passare da diversi stati di consistenza. È normale. E qui battiamo con la prima piega. Slamming down the dough is not just for choreography, but it's needed to make the dough softer, smoother, and easier to work. Riposo per altri 15 minuti. Dovete fare questa operazione per circa 3 volte. Guardiamo cosa è successo al nostro impasto. Ok, è diventato più elastico. È pronto per la seconda piega. Schiacciamo. Vi accorgerete che più fate questa operazione, più sarà difficile stendere l'impasto. The purpose of folding process is for strengthening the glutenic mesh, which traps the gas produced by the yeast inside the dough, making it rise. Siamo pronti per dare la forma al nostro pane. La massa è cresciuta, è soffice e ha un buonissimo odore di lievito. La rovesciamo e la schiacciamo leggermente perché non dobbiamo distruggere la maglia glutinica. La arrotolo su se stessa facendo una leggera pressione con le mie dita.
nostro filoncino è pronto. Come avete potuto notare, non ho usato niente per non farlo attaccare. Non ho aggiunto farina, non ho aggiunto olio e vi suggerisco di non farlo perché qualsiasi elemento voi andate ad addizionare sul tavolo o sulla pasta o nelle vostre mani sarà inglobato all'impasto e il risultato che otterrete sarà diverso. Però vi do un piccolo suggerimento: se l'impasto si attacca alle vostre mani e avete difficoltà a maneggiarlo, basta semplicemente che vi inumidiate un po' le mani. We let the dough rise directly on the baking tray after sprinkling some flour. Non serve per avere un buon pane un lungo tempo di lievitazione. Il tempo di lievitazione cambia tantissimo a seconda della farina che si usa, a seconda del lievito che si usa, a seconda della temperatura e delle situazioni climatiche in cui si vive. Quindi, come fare? Date un taglio alla vostra pagnotta. Dopodiché, osservate cosa succede a quel taglio. Il taglio dovrà gonfiarsi, deformarsi e quasi sparire. We did not cover the dough while rising for your viewing pleasure. Oops! You should always cover it not just to avoid contact with flies, but also to keep the dough moist. Preheat the oven at the maximum temperature it allows. This should be around 240 Celsius for domestic ovens. Sentite il rumore di sottofondo? Questo è il mio forno che si preriscalda. Cosa significa questo? Che dovete preriscaldare il forno prima di inserire dentro il pane. È pronto! Il beep, beep beep, è pronto. Inforniamolo insieme, delicatamente. That's right! At this stage, our dough is very sensitive to shocks. Treat it nicely or it will collapse. After 10 minutes, lower the temperature to 180 Celsius and let it run until you see a nice bronze crust. This is the simplest way to set the oven for beginners. Mom has many tips for the best baking results, but we leave this for our next video. Sentiamo se il nostro pane canta. Silenzio! Shh, listen carefully. Whoa, that crackling sound is so relaxing. Super test! Il taglio! Ah, ragazzi, guardate qui! Mi viene voglia solo di fare una cosa, cannibalizzarlo. Olietto. If you tried this recipe, let me know in comment below. Subscribe, give me a like, and remember, every day is a sunny day in Toni's home. Ciao!